as the day turns into night. We've got time to waste, let's waste it right. We got time to waste, let's waste it right. Buongiorno a tutti. Allora, questa mattina siamo nel Parco Naturale della Camosciara, vicino Villetta Barrea. Siamo, se non mi sbaglio, perché purtroppo non ho potuto controllare, non prende il telefonino, nel Parco Nazionale della Maiella. Comunque ve lo confermo qui in sovraimpressione. Lo scopo di oggi è quello di visitare delle cascate che si chiamano delle Tre Cannelle, che sono un pochettino più avanti. Quello che ho fatto io è stato mettere il camper a Villetta Barrea e poi da lì c'è una strada, la strada statale 83, che risale verso nord, e dopo 4 km c'è il bivio per la Camosciara. La Camosciara è un posto dove si può venire con le famiglie, ci sono dei cavalli, c'è un grande parcheggio a pagamento, si possono noleggiare dei tavoli e dei barbecue e passare così la giornata. Diversamente c'è una strada asfaltata, che è questa qua, che parte dal parcheggio e arriva fino qui. Chiaramente non è percorribile in macchina, ma con la bicicletta diciamo sono un altri 3 km che vengono risparmiati. Poi da qui il percorso è molto breve per la cascata e niente, visitiamo questa cascata. Lo scopo è quello di fare delle lunghe esposizioni, ovviamente, in un clima, in un'ambientazione autunnale. Ora c'è da dire che l'autunno è arrivato molto in fretta, così come è arrivato, così se n'è andato, perché fino a 10 giorni fa era tutto verde. Io lo controllavo tramite le webcam della zona, ma anche telefonando al personale che sta qui sul posto. Dopodiché è venuta una settimana di bufera, di vento, per cui le foglie che hanno cominciato a morire sono cadute dagli alberi. Infatti lo scopo della gita di oggi non era tanto venire qui, ma era di andare al bosco di Sant'Antonio, dove sono stato 2 anni fa, proprio nel picco dei colori, e veramente mi sono trovato davanti a una scena incredibile, che forse vi presenterò in un racconto fotografico, adesso vediamo. Per cui diciamo che più che autunnale l'ambientazione è in pieno inverno, però questo non toglie fascino al luogo e al soggetto che andremo a fotografare. Lungo la strada ci sono tante cascatelle che adesso vedo se sulla via del ritorno mi destano qualche interesse. Comunque proseguiamo la nostra gita e ci vediamo tra poco. If I could only fly, I would fly so high, I would kiss the sky. It'd be so, so right, so right, so right. If I could only fly, I would fly so high, I would kiss the sky. It'd be so, so right, so right, so right. Allora, qui siamo di fronte alla prima cascata che abbiamo incontrato. Devo dire che da un bel po' che non fotografavo cascate, quindi devo un po' riprendere la mano. In ogni caso, la cascata è molto semplice e ripresa da questo lato, praticamente ha un andamento diagonale sull'immagine e quindi guida l'occhio di chi guarda su tutta la fotografia e non solo su una porzione.
Chiaramente quello che ci interessa è evidenziare il movimento dell'acqua, però senza perdere la struttura della cascata, per cui normalmente si usa un filtro ND per rallentare i tempi di scatto in maniera sufficiente. In questo caso invece ho chiuso il diaframma a F11, ho usato ISO 200, non c'è moltissima luce e in più ho montato il polarizzatore, quindi alla fine è venuto un tempo di scatto circa di mezzo secondo, più che sufficiente ad avere l'effetto che stiamo cercando, quindi di movimento dell'acqua senza però perdere la struttura della cascata, e soprattutto ho potuto sperimentare con i riflessi delle rocce bagnate. Infatti l'effetto del polarizzatore in questo caso, più che farci vedere il fondo di questo piccolo laghetto, ci toglie i riflessi delle rocce bagnate. Quindi ho fatto un pochettino di prove sia con il polarizzatore sia senza il polarizzatore, sia con il polarizzatore effetto massimo sia con il polarizzatore effetto minimo, e poi vediamo quale mi piace di più in post produzione. Devo dire che generalmente questo effetto di riflesso delle rocce bagnate mi piace molto, non lo tolgo quasi mai, ecco, mi piace più averlo che non averlo, però vediamo come viene, tanto è gratis fare foto digitale e vediamo un po'. Per cui proseguo nel fare qualche foto e ci vediamo tra poco. Stepping out of the shadow in my room, caught between cowboy clouds and misty moon, silver dress. Normalmente questo tipo di intrusi non sono il massimo in una fotografia, infatti è sempre bene fare una ricognizione della parte esterna della foto per vedere, per controllare che non ci siano elementi di distrazione. In questo caso l'ho lasciato e poi valuterò se toglierlo in post produzione, perché insomma dà un elemento in più del contesto in cui si scatta la foto. Però ecco, normalmente è sempre bene che i bordi della foto non presentino oggetti che entrano nella foto, perché a meno che non incornicino il soggetto, generalmente sono di distrazione. Tripped on love and fell, you shook me out my shell. Now I know you well. I fell for you. I fell for you. Life can switch from light to dark. Loving you, that's the easy part. I can do this with all my heart. Tripped on love and fell, you shook me out my shell. Now I know you well. Tripped on love and fell, you shook me out my shell. Now I know you well. I fell for you. Allora, eccoci arrivati alla cascata delle ninfe, altrimenti detta cascata delle tre cannelle. E inoltre prima ho fatto un errore: questo non è il Parco della Maiella, ma è il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Qui finisce il sentiero è molto breve dal punto in cui abbiamo lasciato la bicicletta, e questa è la cascata principale con le sue diramazioni, e presumo che siano quelle le cannelle a cui si fa riferimento nel nome, nella toponomastica della cascata. Qui ho fatto varie inquadrature. La prima
che poi era quella meno interessante, è stata quella di usare un zoom, quindi il 18-135, per riprendere la cascata in maniera più soggettiva, tentando di inquadrarla, cioè di incorniciarla nei colori dell'autunno. Le altre due inquadrature invece hanno riguardato queste pozzanghere che si sono formate qui in primo piano, e per questo ho usato un grandangolo, quindi il 10-24, e tutto quanto lo sviluppo della cascata e del ruscello che ne deriva. Tutto questo forma un arco, va bene, per poi arrivare qui dove c'è l'interesse principale, perché in questo caso qui l'interesse principale è appunto questa pozzanghera con le foglie sul fondo, quindi le foglie dell'autunno sul fondo. Chiaramente nel campo intermedio ci sono altri alberi con i colori dell'autunno, la parete rocciosa funge da linea lungo la quale l'occhio scorre per andare dal soggetto all'altro soggetto secondario, che è la cascata, che funge anche da sfondo, e quindi ne ho fatta una verticale in modo da riprendere più che altro l'andamento verticale della cascata, appunto, e una orizzontale dove la cascata è meno evidente perché l'effetto del grandangolo la rende più lontana, ma riprende anche le cascatelle che ci sono qui in primo piano. In questo caso qui, in queste ultime due foto, l'uso del polarizzatore è stato molto importante, perché in questo caso la superficie dell'acqua emette un riflesso molto fastidioso che impedisce di vedere il fondo, e quindi queste sono le due foto principali di questa uscita. C'è da dire che qui fa molto freddo. Una cosa che apprezzo molto di questa stagione, oltre ai colori, oltre al fascino, diciamo, che esprime nei vari luoghi, oltre al fatto che il cielo sia generalmente più interessante, oltre al fatto che i boschi siano un po' più fruibili perché sono meno noiosi, diciamo così, è quello che il freddo e generalmente il brutto tempo impediscono alla folla di accalcarsi nei luoghi. Ma questo è un mio problema di asocialità. Ci ho detto, faccio un altro paio di foto, le perfeziono e ci vediamo tra poco. I don't know what I'm meant to feel anymore. I take it out on my girls and I smash that door. I fucked around with myself and I let you know that if you're up there watching, start the show. Say it's over, my friend. How long until the end? 'Cause I'm past the point where I can amend. I don't love myself, but I can pretend. Repeated cycles in my head bringing me down. And I've been itching at the back of my head, the crown. And fire and wind are inside my head, it's one of the two. 'Cause this head is controlling me, and me is just you. Say it's over, my friend. How long until the end? 'Cause I'm past the point where I can amend. I don't love myself, but I can pretend.
say it's over, my friend? How long to the end? 'Cause I'm past. Allora, era da un bel po' che non pranzavo fuori durante le uscite, anche se in realtà ci sarebbe il tempo per tornare al camper, ma ormai avevo preparato il mio pranzo, che consta di piadina con capocollo dentro e un formaggio tipo Philadelphia alle erbe, comprato ieri al discount, non so di che marca sia. In più abbiamo il nostro caffè portatile e poi un po' di dolci assortiti, Ringo e questo che finirà nel mio stomaco, tortino Milka. Per cui direi che anche se fa un freddo incredibile, buon appetito a me e ci vediamo dopo. One step as I take it sweeps me away. Beneath and above I am bursting passion, a taste of this direction, hunger and thirst I am. Focused distraction I am. I feel every part as I am. A seed in your garden I am. A piece in your madness I am. A rush through my body, I run and I can't breathe. Stop to Qui continue. alle mie spalle vedete il lago di Barrea, in quanto sono tornato a Villetta Barrea e dove ho parcheggiato il camper. Qui alla mia destra, alla vostra sinistra, c'è la Valle del Sagittario, che presenta qualche colore interessante, anche se molto spelacchiato, diciamo così. Ed è la valle dove ci sono i laghi di Scanno e di Villa Lago, e quindi questo significa che la nostra gita è finita qui. Devo dire che mi aspettavo qualcosa in più da questa escursione, però comunque sia mi ha dato l'opportunità di fare quello che volevo fare oggi, cioè fotografare un po' di cascate in un contesto autunnale, anche se i colori, diciamo, ormai causa il vento degli ultimi giorni sono un po' sbiaditi, sono un po' andati via insieme alle foglie che sono cadute. Per cui sono abbastanza soddisfatto dell'uscita di oggi. Certo, poteva andare meglio, ma probabilmente per trovare i colori dell'autunno l'unica cosa è andare nel Lazio nelle prossime uscite, in quanto l'autunno ancora non è arrivato nei suoi pieni colori. Comunque vediamo. Una piccola nota è che nella zona qui di Barrea, Villetta Barrea, eccetera eccetera, per chi ha un camper la questione è un po' difficile, in quanto ci sono 2 campeggi che nel periodo invernale sono chiusi. Quasi tutti i parcheggi non consentono il parcheggio dei camper, anche se a norma di legge questo non sarebbe possibile, cioè il camper è come una macchina, ma tant'è che fondamentalmente o ci sono 4 posti in questo parcheggio qua vicino al lago, o c'è un piccolo parcheggio tra la discarica e il cimitero, oppure non ci sono altre possibilità. Per cui chi avesse intenzione di venire qui in camper sappia che c'è un po' di difficoltà di parcheggio. Comunque, se vi piace quello che faccio, iscrivetevi
al canale. Se vi è piaciuto questo video mettete pure un like, fate qualche commento, qualche esperienza anche sul luogo, qualche suggerimento, perché comincio ad essere un po' a corto di fantasia nello scegliere i posti e mi farebbe molto comodo avere qualche suggerimento, e ci vediamo la prossima volta.